Bentornati dal Demiurgo Retrofilosofo. In questo video vorrò essere molto sincero con voi riguardo a un caso mediatico che è esploso un po' su tutto il web, in Italia, ma vedo che si sta diffondendo un po' anche all'estero, in relazione al settore del retro gaming. Però non voglio parlare direttamente di questa situazione, anche perché ne hanno già parlato tantissimi, c'è pieno di video che appunto sulla spinta di questo caso mediatico sono emersi sulla piattaforma, in particolare su YouTube, ma vorrei più che altro con voi partire da una questione precedente, ovvero dal caso CoinUp 80. Adesso guardiamo quest'articolo di Wired che si può trovare online, relativo a qualche mese fa, che parla appunto di questa questione, di questa operazione CoinUp 80, che secondo me è emblematica per capire un po' il contesto del panorama legale e comunque che si sta svolgendo adesso in Italia, che si sta attuando adesso in Italia in particolare. Quindi vediamo questo articolo. L'articolo è questo, trovate tutti i link di questi riferimenti qui sotto in descrizione del video. Allora, in Italia, l'articolo è del 16 settembre 2024, quindi di un po' di mesi fa, Wired, appunto, di Diego Barbera. In Italia sono state confiscate 12.000 retro console pirata. L'operazione CoinUp 80 della Guardia di Finanza va a colpire un mercato da oltre 47 milioni di euro. Questa cosa è successa qualche mese verso la fine del 2024, 16 settembre 2024. Adesso sarà successo prima, ovviamente. C'è anche un video su YouTube a riferimento. Qui si vede la classica consolina cinese simil Anbernic e simili, che poi dopo vedremo perché nel video di Francesco di Once Were Nerd si parla di consoline Anbernic e simili, ma non è tanto il problema la consolina, è quello che contiene dentro, ovvero il software protetto da copyright, e qua viene spiegato in questo articolo. Ma adesso teniamo distinte le due cose. Io vi sto facendo vedere questo articolo per mettervi nell'ottica del panorama legale su il retro gaming, diciamo sui giochi retro, perché il problema sono i giochi, perché è il software, ripeto, che è quello che ha portato il copyright, non la consolina che emula, non l'emulatore, la consolina che è un contenitore, che è un hardware. Il problema non sta sull'hardware, il problema legale non è sull'hardware, nonostante la consolina non abbia il marchio CE, e quello va bene, ok? Ma il problema di questa situazione, in particolare del caso mediatico che è scoppiato adesso riguardo a Once Were Nerd, ma lui è solo la punta dell'iceberg, ma è una cosa che è già iniziata da un po', dalla Guardia di Finanza, è il software, non è hardware. Il problema è il software, perché il software è protetto da copyright, per la legge. Allora, dice, questo articolo dice, di qualche mese fa, prima di tutto questo, siamo nel 2024, ha il suggestivo nome di CoinUp 80, l'operazione della Guardia di Finanza di Torino che ha confiscato qualcosa come 12.000 console contraffatte, sulle quali erano caricati circa 47 milioni di videogiochi altrettanto illegali. È questo il problema, è questo, ok? Poi le console, ok, sono contraffatte perché non hanno il marchio CE, ma il vero problema, in particolare quello per cui questo creator viene indagato, è questo. Cioè non questo numero di giochi, però è il software, per un volume complessivo di oltre 47,5 milioni di euro. Gli apparecchi erano tutti prodotti in Cina e erano sprovvisti nel marchio CE, ok, l'ho detto. Erano destinati a essere venduti a basso costo in svariate città italiane, promettendo di divertirsi con il retro gaming per pochi euro, strizzando l'occhio agli appassionati dei titoli anni 80 e 90. Perché non è che se una roba allora è richiesta, allora si ha il diritto legale di farlo. Cioè non è che ma c'è richiesta, allora abbiamo il diritto di vendere queste cose. No, la legge non funziona così. Se una roba è protetta da copyright, tu non la puoi vendere se non sei il detentore dei diritti, o se non hai il licenzia diritti. Cosa diversa per dire la Evercade. La Evercade è una console che ha in licenza diritti. Oppure, da quanto so io, per dire, nei cabinati c'era questo sistema, il Game Crystal, che era un PC che emulava con MAME
dei giochi arcade, ma era su licenza. Cioè queste sono cose legali, perché chi l'ha fatto ha pagato le licenze. Cioè chi fa queste console, questi sistemi contenenti del software ha avuto dai detentori dei diritti la licenza di usare quel software, perché paga le licenze. Qui invece su queste consoline questo non succede, ok? Anche se voi le trovate in vendita su Amazon, ovunque voi le compriate, se le comprate con i giochi dentro è illegale, cioè non si può comprare. Che poi voglio dire una cosa, voi dite, le persone dicono Amazon, ma Amazon in realtà è solo un contenitore. Amazon non è responsabile in teoria del fatto, da quanto io posso sapere, poi se mi sbaglio ditemelo voi, del fatto che c'è un venditore, un rivenditore di consoline cinesi con le ROM dentro, perché Amazon è un contenitore. Bisogna guardare il venditore dentro Amazon, nel contenitore Amazon, che vende quella console con i giochi precaricati. È quello che bisogna guardare. Comunque andiamo avanti. Queste consoline erano di varie forme, colori e caratteristiche. I gadget confiscati dalla Guardia di Finanza, subito distrutti a stretto giro di posta. Non rispettavano le normative di sicurezza del vecchio continente, con un design che rimanda a console storiche, dal Nintendo Game Boy al NES fino a svariati modelli Atari o Sega. Infatti ne abbiamo viste di tutti i colori recensite. Su alcuni canali veramente c'è stata una miride. Adesso io sto facendo questo video per essere estremamente sincero. Io sono anch'io un content creator di retro gaming e voglio esprimere la mia solidarietà, e mi dispiace per questa situazione che è successa a questo creator, perché io comunque lo seguivo. Io sono, cioè, ci siamo in tanti così appassionati di questa cosa, abbiamo questa passione. Quindi io mi auguro, e lo dico benissimo, lo sottolineo, che tutto si risolva per il meglio, che lui non subisca niente, che tutto si risolva bene, non ci siano problemi. Però io non posso, soltanto perché sono appassionato di questo settore, ho questa passione, non posso a priori credere a tutto quello che viene detto nei video che parlano di questa situazione, a priori, o da lui in quel video. Perché purtroppo Francesco, il Once Were Nerd, in quel video dice delle cose, ma il foglio che fa vedere dalla Guardia di Finanza, che è il mandato per indagarlo, dice cose diverse. Quindi non è, cioè, nonostante io esprimo la mia solidarietà, mi dispiace e voglio che questa cosa si risolva al meglio, perché comunque è brutto vedere che si è creata questa situazione di terrore un po' tra tutti i creator. E purtroppo mi tocca dirlo, Once Were Nerd, il problema è stato che tu hai fatto questo video, che secondo me potevi risparmiato di farlo adesso, perché non ci sono tutti i dati. Cioè, secondo me non ha senso aver fatto questo video adesso, perché la causa è ancora all'inizio, è tutto all'inizio, non è chiaro niente, e secondo me questa cosa ha creato soltanto un polverone, un hype assurdo, con incertezze e contraddizioni forti, e secondo me non era stato il momento di farlo, soprattutto adesso. Poi non so quanto convenga a livello della causa, sinceramente, esporsi così. Sarebbe stato meglio farlo quando le cose sono un po' più chiarite, almeno capire chi è stato a mandare l'indagine. Ci sono tante cose che non quadrano. Secondo me averlo fatto adesso ha creato soltanto un clima di terrore e ignoranza e confusione, perché i dati mancano. Ok? Questo è quello che penso. Comunque adesso poi lo spiegherò meglio. Comunque, queste consoline qua, l'hardware interno di questi dispositivi è pressoché identico, include una memoria con precaricati centinaia di giochi, display a bassa risoluzione e joystick scarsa qualità. Sono progettate per durare poco, si trovano poche decine di euro nei mercatino bancarelle ambulanti. Ma la Guardia di Finanza cita anche siti web e grandi portali di e-commerce. Vabbè, ci sono serie importanti a bordo della console come Mario Bros, Street Fighter e Star Wars. La Guardia di Finanza ha comunicato di aver individuato 9 responsabili di questo traffico illecito, tutti di nazionalità italiana, che sono stati denunciati per introduzione e commercio di prodotti contraffatti, frode nell'esercizio del commercio, ricettazione e violazione del diritto d'autore. Il mercato delle console retro gaming è più che mai florido nel 2024, con sempre più esemplari illeciti e prodotti dalle società originarie o da licenziatari ufficiali, che di solito si presentano in versioni mini che includono selezioni di titoli storici. Cioè qui sta dicendo, le console mini, per quanto uno possono stare sulle balle, quelle ufficiali, licenziate, cioè su licenza di Nintendo, quelle lì sono legali, perché uno paga le licenze chi fa l'hardware, e anche quando tu lo compri, ma anche l'Evercade, come ho detto prima, è diverso.
Ecco, quindi in realtà poi ci sono anche le Virtual Console, la piattaforma Switch Online di Nintendo. Io lo ripeto, a me dà tanto fastidio perché secondo me l'unico modo per sconfiggere la pirateria tanto sarebbe quello di creare delle piattaforme ovunque, non soltanto sulle console dedicate a Nintendo, Sony, ma anche su PC, ovunque, su più dispositivi e piattaforme possibili, avere uno store a basso prezzo dove uno può trovare tutti i giochi, anche vecchi, pagarli e averli legalmente. Facendo in questa maniera, se le cose venissero fatte così, secondo me si sconficerebbe tanto la pirateria, cioè si ridurrebbe tanto, perché sarebbe più conveniente avere tutto legale e ovunque vai, su PC, su Switch, su Xbox, ovunque, su telefono, ovunque tu hai la tua ROM, hai il tuo gioco pagato, legale, su licenza. Invece questo non viene fatto. Le case madri vogliono obbligarti, vogliono avere il monopolio, poi non vogliono guadagnare poco, vogliono guadagnare tanto, e quindi ti obbligano a comprare la Switch per avere la piattaforma Switch Online. Tu trovi soltanto i giochi Nintendo soltanto sulla Switch, quindi tu devi comprare un hardware per avere accesso a uno store dove tu puoi prendere i giochi. Non ti basta una qualsiasi piattaforma, un PC, devi avere per forza quell'hardware. Tu sei vincolato all'acquisto dell'hardware che loro detengono. E questo secondo me è un po' una bastardata, no? Secondo me, insomma, ti obbligano comunque a stare dietro ai loro... Lo possono fare ovviamente, però secondo me la vera soluzione sarebbe quella di rendere disponibili uno store a prezzo normale, basso, ovunque. In questo modo ogni persona, anche senza quella piattaforma dedicata, avere quei giochi pagandoli e essere tutto legale, e tu sconfiggi, cioè dai una bella botta alla pirateria. Poi c'è da dire che purtroppo in questi store, in questi piattaforme, in questi negozi come non trovi tutti i giochi vecchi. Se uno vuole un gioco vecchio non ha modo di reperirlo in nessuna maniera, perché purtroppo anche la cartuccia fisica o quello col disco magari è lievitato a prezzi assurdi ed è incomprabile, oppure molto raro, e uno non sa come fare, o ricorre alla pirateria oppure non sa come fare perché non lo trova neanche negli store online ufficiali, e questo è un altro problema. Comunque, chiusa la parentesi, abbiamo visto questa cosa. Questo articolo è molto importante, ve lo lascio allora, questa cosa è servita per introdurre l'argomento, la situazione legale in Italia. Cioè in Italia in questo momento, da qualche mese, c'è un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza, in questo caso la Coinap 80, che praticamente si stanno indagando tutti coloro, le situazioni strane relative a questo traffico, commercio, diffusione, pubblicizzazione, come volete chiamarla, sponsorizzazione di sistemi o hardware comunque contenente, possono essere anche hard disk o solo anche SD, perché c'è chi vende hard disk imbottiti di ROM e basta, anche su eBay si trovano, USB imbottiti di ROM, si trova anche quello, non per forza la consolina. Il problema non è l'hardware, il problema è quello che contiene, non è il contenitore ma il contenuto. Comunque roba imbottita di ROM, ok? Di cui non si ha licenza, cioè appunto, che sono protetti dal copyright, dal diritto d'autore. Ecco, in Italia c'è questa indagine della Guardia di Finanza da qualche mese, tra l'altro cioè in questi ultimi mesi, anni, se ci fate caso, hanno chiuso tantissimi siti di streaming anche di film. Cioè stanno facendo un po' un'analisi a 360 gradi su tutto quello che riguarda il diritto d'autore, film, libri, musica, videogiochi, ok? E c'è questa situazione, una situazione delicata. Probabilmente potrebbe essere che nel calderone di tutta questa cosa qui, di questa situazione, di questa indagine, c'è finito anche Once Were Nerd, ma poteva finirci chiunque. Poteva finirci anche Dr. Game, perché Dr. Game, il suo canale, da un bel po', da anni, è imperniato anche il suo sull'analisi di queste consoline contenenti giochi, ok? Lui ha provveduto a rimuovere i video, però adesso poi è un discorso che approfondirò dopo. Comunque questo articolo è per introdurre. Poi qui si vede anche il video dell'operazione. L'operazione Coinap si trova su YouTube, come dicevo prima. Operazione Coinap 80, sequestrato 12.000 console con memorizzati 47 milioni di giochi piratati. Eccolo qua, facciamo vedere questo breve video. Come vedete, nucleo di polizia economico-finanziaria a Torino, Guardia di Finanza a Torino. È un brevissimo video. Facciamo vedere, che fanno vedere appunto queste consoline cinesi. Tra l'altro appare proprio qua il video,
fare proprio lì, fa sempre tante visualizzazioni comunque. Perché dopo devo dire una cosa: 9 soggetti denunciati per commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio, violazione del diritto d'autore. Questo è il territorio: Torino, Milano, Varese, Bergamo, Verona, Caserta. Beh, comunque lo spettro è ampio d'Italia, Lo spettro è ampio, sapendo che comunque Once nelle Marche rientrerebbe anche, all'interno di questa operazione. Comunque andiamo avanti a vedere cosa succede. Poi c'è la macchina, tanto un video breve, faccio introducere questa cosa. Ecco qua, facciamo vedere. Guardate, con la scatola e il massimo di risoluzione. Guardate che paccone di roba, eccole qui. Queste consoline hanno già SD e giochi dentro, ragazzi. Anche questi sistemi tipo Pandora, no? Arcade, guardate. Questa è una Pandora, ragazzi, Sono quelle con la plancia già pronte con i giochi dentro. Guardate qui, simili Switch, guardate. Ce n'è veramente, guarda. Cioè, ragazzi, è un giro di soldi immane, Guardate, sembra una Switch, più o meno, Canali di distribuzione, siti internet delle aziende coinvolte. Attenzione. Nell'articolo, nel foglio che fa vedere, si parla comunque dell'attività sua ditta individuale. C'è anche il suo sito Onceware Nerd, per dire. Quindi è comunque un'azienda. Perché questa è la differenza, ragazzi. Un conto è uno che lo fa per hobby, un conto è uno che ha un'azienda, una partita IVA, e quella è un'altra differenza. Io ripeto, io voglio benissimo a questi creator, sono dalla loro parte, cioè, siamo tutti siamo tutti appassionati alla stessa cosa. Voglio e spero che la cosa si risolva per il meglio, e spero di sbagliarmi, spero che questa mia analisi si risolva in un nulla di fatto. Però io sto cercando di capire le cose oggettivamente, con i dati, il più possibile. Poi ovviamente potrò sbagliare qualcosa, però ci sono i commenti apposta. Uno può farmi anche un video contro, cioè può dire la sua, però io sto cercando di capire. Cioè il dibattito c'è, non è che io voglio gettirare un dibattito. Il mio è uno spunto per un dibattito più analizzato, diciamo così. Comunque sono cose che ho anche sentito in giro da altri creator, analizzando un po' il fenomeno a 360 gradi. Quindi siti internet delle aziende coinvolte, centri commerciali, noti marketplace, ce ne sono tanti. Materiale sequestrato dell'operazione con App 80, 12.000 console e 47 milioni di videogame piratati. Ok? Adesso questa cosa è finita. Questa era l'introduzione. Si vedono. Ragazzi, sono proprio quelle che venivano recensite, ok? Perché, allora, io anche qui voglio essere onesto, io Once lo seguo da tempo. Mi è capitato delle volte di vedere dei link di acquisto. In questi link di acquisto c'era modo, cioè sotto i video c'erano. Poi lui, cioè, non credo che abbia mai detto di comprarlo con i giochi, io non credo. Però nei link uno poteva scegliere l'opzione con l'SD piena di giochi. E poi adesso vi faccio vedere un'altra cosa, perché se uno va nei suoi link di affiliazione Amazon, adesso vi faccio vedere, c'è un problema. Prendiamo questa cosa e vi faccio vedere. Poi qualcuno mi ha detto, qualcuno che era nel suo canale Telegram, ripeto, qualcuno mi ha detto, non sono dati di fatto, sono cose che ho sentito, non voglio metterci la sicurezza atomica sopra, che nel canale Telegram c'era un po' un giro strano, non lo so. Qualcuno diceva che doveva rifarsi dei soldi per le recensioni, quindi comunque queste consoline venivano messe o a premio come concorsi, e c'ho poi una foto di qualcosa da mostrare, che è un dato di fatto, perché ho analizzato un minimo. Io non sono un detective, non sono nessuno, non sono neanche un avvocato, però basta un attimo guardare le cose nei social e si vedono. Adesso ve la faccio vedere dopo. Ogni tanto dei concorsi dove si regalava la console. E poi comunque una cosa che voglio dire, che molti non ci pensano, è che se tu dici io non sono mai stato pagato per recensire nulla o per sponsorizzare nulla, ma perché uno magari non ci pensa in buona fede e si autoinganna, ma se una console ti viene regalata da una ditta per farci la recensione, anche se tu ne parli male, comunque cazzo di modo ne parli, però dici il nome, citi il nome dell'azienda, dici tu cita il nome della ditta, citami,
fai la recensione, brutta o bella che sia, dici che il prodotto è buono o no, ma se io te la regalo in cambio è comunque un pagamento. Cioè il fatto di ricevere un oggetto, un bene in cambio, è comunque un pagamento, è comunque un introito, è comunque un... come dire, non mi viene il termine, non un pagamento, ma sì, comunque è lucro. Perché tu hai avuto una consolina senza pagarla. Se poi questa consolina, una volta che hai fatto la recensione, la rivendi, fai un concorso, anche sotto banco, così, e c'ha i giochi dentro, il problema, ripeto, non è la consolina, ma il fatto di avere i giochi dentro. Ma anche se la rivendi, come è un po' difficile poter dimostrare che... cioè magari tu dici, puoi dire io ho cancellato i giochi prima di rivendere, perché se tu la prendi, cancelli i giochi e la rivendi, ok, il problema non c'è. Però non è tanto facile dimostrare di aver cancellato i giochi prima. Ecco, quindi sono cose un po' delicate. Comunque eccole qua, vedete, queste qua sono le consoline. Questa è una X7S. E mi sa che poi il video può anche finire. Sì, il video può finire. Questa comunque è l'operazione poi in app 80, ragazzi. Ecco, adesso io devo farvi vedere assolutamente questa cosa, poi dopo dobbiamo chiarire. Allora, ripeto, io non sono contro di lui, io vorrei tanto che lui risolvesse il problema, io lo seguo da anni, per me fa dei bei video, è un bravissimo creator. Però io purtroppo devo essere oggettivo, voglio essere oggettivo. Non posso per partito preso schierarmi a favore di lui e basta. Cioè comunque bisogna usare un po' il cervello, analizzare le cose, no? Analizzare. Allora, questo è quanto. Se voi andate sul suo canale YouTube, andate nella descrizione del canale, c'è consigli Amazon. I classici consigli per gli acquisti. Uno va qua, apre il link, arriva qua, trova varie sezioni e qui trova anche console da retro gaming. È di anni fa, ok, 3 anni fa aggiornato, però c'è. Quindi c'è stato un periodo di tempo in cui questa cosa è stata fatta. Console da retro gaming, ed è un dato che è qua, purtroppo. Aggiornato 3 anni fa. Dico purtroppo perché io sto dalla sua parte, lo ripeto. Però è così. C'è scritto Once Were Nerd, commissioni guadagnate. Ok, lui sta guadagnando sulle commissioni, è un link d'affiliazione. Anche se sono pochi centesimi, alla Guardia di Finanza non importa niente che tu guadagni pochi centesimi o tanto, è comunque guadagno, è comunque lucro. E su quel foglio che lui mostra nel suo video c'è scritto quello: commercio, promozione, pubblicizzazione, sponsorizzazione, compravendita, noleggio, insomma adesso dopo lo vediamo questo foglio, lo faccio rivedere. Vedete cosa c'è scritto? Commissioni guadagnate. I collaboratori consigliano, in questo caso OneSword, consigliano autonomamente i prodotti e possono guadagnare commissioni sugli acquisti. Io poi sono qua, se Francesco deve parlarmi, bisogna chiarire la situazione, io sono qua. Non è che chiudo, io sono apertissimo al dibattito, sono disposto a ricevere tutto, sia insulti che lodi, tutto. Io sto cercando soltanto di essere oggettivo e ripeto, non posso a priori, benché io sono anch'io appassionato, io stimo questo creator, sono dalla sua parte, tutto, ma non posso a priori dargli ragione per forza su tutto o spegnere il cervello, perché il suo video mi è piaciuto. Allora, adesso poi dirò perché ci sono delle cose in quel video lì che non quadrano e dirò che cosa. Però guardate ragazzi, qui ci sono 3 consoline nei suoi link d'affiliazione Amazon, queste 3 su cui lui guadagna commissione, attenzione, anche se di 3 anni fa. C'è questa Ambernic, marca Ambernic, veduto da Ambernic. Ripeto, il contenitore è Amazon. Amazon non è direttamente interessato, è Ambernic che vende, vedete qui c'è scritto Ambernic. È una RG 351 MP, console di gioco portatile, console di giochi retro open, free with 64 GB TF card con pre-inclusi 2500 giochi classici colore blu. Ok? Quindi qui c'è un sistema marchio Ambernic, sistema Linux Android, doppio sistema. Ma il problema non è la console, è che c'aveva gratuitamente una memory card SD o quel che è da 64 GB con già compresi 2500 giochi classici. Ok? Adesso non è più disponibile, chissà da quanto, ma il problema è che per un po' di tempo c'era, perché sennò lui non l'avrebbe messo qui come link d'affiliazione.
E il problema è che lui in questo caso ha sponsorizzato, comunque pubblicizzato qualcosa dove c'era un link di affiliazione, appunto, che poteva essere comprato qui con già le ROM dentro, che queste ROM sono protette da diritto d'autore, e poi questo link era in un canale dove lui fa la recensione di questa roba, quindi la promuove attraverso questi video che lui fa. E questo è il problema, perché c'ha già i giochi dentro, ce li ha. Anche se di 3 anni fa o quel che volete non è disponibile, però è così, ed è di Ambernic. Ok, c'è scritto Ambernic e simili in quel foglio, questa è una, c'è scritto anche qua. Questa è la verità. 64 giga, adesso qui non c'è scritto che c'è dentro, però c'è scritto qui. Vediamo l'altra. Questa è una Spring 2014 marca, simile all'altra, console portatile da gioco, con 12.000 giochi integrata, 64 giga, bambini adulti, eccetera eccetera eccetera. C'è scritto anche qua. Regalo perfetto per bambini, i sistemi di gioco possono portare... C'è scritto? Aspettate, anche questo non è disponibile. Comunque, dov'è che c'è scritto? Adesso lo dico subito. C'è scritto l'emulatore, ma l'emulatore non solo il problema. Vabbè, ti permette anche di caricare i giochi. Comunque, che poi ripeto, il problema dei giochi è che bisogna averli reali, ok? Con 12.000 giochi integrati. Veniva venduta così, ok? E purtroppo c'era nel suo link di affiliazione, ti faceva le recensioni. Questa è la verità, questa è la verità, questo è un dato di fatto incontestabile. Poi potrò starvi sulle balle io, perché sembra che sono contro di lui, ma io sto analizzando quello che la Guardia di Finanza ha detto in quel foglio. E facendo un minimo di indagini, io senza essere né avvocato né niente, lo può fare chiunque, potete farlo anche voi. Questo è quello che c'è. Questo è quello che risulta dai dati, ok? E poi c'è questa mini retro game console, questa qui, 5.000 classici giochi, console portate 82 giga, ok? C'è scritto questo, sembra un Game Boy, poi imita le cose, la forma di un Game Boy. C'è scritto anche qua che li contiene, comunque c'è scritto qui nel titolo. Troppo è così. L'hardware non è il problema scheda TF installata. Vabbè, qui non lo dice, però c'è scritto nel titolo, ragazzi. Il problema è che ci sono dentro, cioè c'è scritto lì. Purtroppo è così, e questo è il problema. Ecco, supporta 5.000 giochi. Non è che li supporta, qui è tradotto male, perché 5.000 li contiene. Ok, c'è scritto anche qua. Ci sono. Cioè, poi non lo so se intende alla memoria fino a 5.000, ma non credo. Nelle altre c'è scritto che li contiene. Comunque, il problema è questo, ragazzi. Questo è uno dei problemi, ok? Questo è uno dei problemi. Il problema... Questo è un problema. Questo è un problema. Adesso torniamo a noi. Ho fatto vedere queste cose. Torniamo un attimo a noi. E poi adesso, se noi guardiamo quel foglio lì, che adesso metterò in sovraimpressione, se noi lo mettiamo e lo analizziamo bene quel foglio lì, c'è scritto in quel foglio che lui fa vedere: persona sottoposta alle indagini. Anche qui, ragazzi, io non so bene il legalese, quello che volete, però non ho capito. È un'indagine? Allora, perché c'è scritto che è un'indagine, non ho capito perché viene chiamata denuncia. È la stessa cosa. È un'indagine. Poi non so se è la stessa cosa. Cioè, la denuncia è quando si è sicuri. Adesso è un'indagine, si sta cercando di capire. Lui potrebbe completamente essere innocente. Sono stato denunciato, non lo so se è la stessa cosa, ma secondo me carica fa un po' più leva sull'aspetto vittimistico del muovere a pietà. Mi dà un po' quell'idea lì. Adesso poi parlerò del suo video, perché del suo video a me non è piaciuto il modo in cui ha detto le cose, la modalità, la forma, perché l'ho vista un po' vittimistica e un po' montata a regola d'arte. Questo è quello che penso, soprattutto perché questa indagine gli è arrivata ad aprile, come lui dice nel suo video, ma solo adesso ne ha parlato. Ma non ha senso che ne parli adesso, perché non si è chiarito nulla. Era meglio se non ne avesse parlato affatto, secondo me, perché si mette anche poi in difficoltà, secondo me, perché ci sono delle contraddizioni, perché lui dice delle cose che questo foglio non dice e viceversa, che lui lo fa vedere. Ma poi, cioè, sarebbe stato meglio parlarne più avanti, quando tutto sarebbe stato più chiaro. Perché poi secondo me non è stato ancora denunciato. È un'indagine questa qui, c'è scritto così, che ripeto, non so se è esattamente la stessa cosa, però
mi chiedo perché, se lui dice che già ad aprile ha ricevuto questa indagine, ad aprile, è andato avanti fino adesso a fare altre video recensioni di queste consoline. Cioè, è come se tu ti accanissi a continuare a sbagliare. Questa cosa non ti aiuta. Cioè, devi dimostrare di essere nella ragione, di non aver sbagliato, di non essere nell'illegalità. Non capisco questa cosa. Perché è così ostinato a continuare per questi mesi a fare questi altri video di consoline, se già ad aprile lui dice che ha ricevuto questa cosa? Gli sono venuti 6 finanzieri a casa. È quello che non... Cioè, questa cosa non ha senso. Sembra che tu ti ostini a continuare a fare... Cioè, non ti stai aiutando. Poi lui dice, potrebbero oscurarmi il canale, ma... Allora, se fosse un problema soltanto della... Se fosse questo qui fosse soltanto un problema del fatto che lui pubblicizza su YouTube e fosse solo l'attività di content creator il problema, ma avrebbero cancellato i video, li avrebbero bloccati, come succede quando c'è un problema di copyright su YouTube, di materiale protetto, di streamato, che sia un video, giochi o quel che è, arriva YouTube e toglie il video, ma i video sono ancora tutti qua. Quindi, e poi qui si parla di tante altre cose, non si parla solo di YouTube, anche perché lui ha continuato a fare i video di queste consoline. Quindi non si sarebbe dovuto scomodare la guardia di finanza, i finanzieri apposta, andare a casa sua, poi perché proprio lui. Cioè, sarebbe bastato le regole di YouTube per il copyright. Il video sarebbe... Mi viene in mente l'esempio di qualcuno che stava streamando dei giochi che magari contenevano delle parti di video protette da copyright, oppure come succede con la musica, le soundtrack di certi videogiochi vengono tolte, oppure si monetizza, cioè non hai la monetizzazione, ma la prendono i detentori dei diritti. È YouTube che interviene automaticamente, ma se YouTube non interviene automaticamente e tutti i video sono ancora lì, e si parla qui di altro, di YouTube, Amazon, Facebook, Insta, Telegram, Discord, tutte queste piattaforme, e sono arrivati i finanzieri, è qualcosa di diverso che riguarda altro e non riguarda soltanto la promozione come content creator di queste cose, ma riguarda quello che c'è scritto qua in questo foglio. C'è scritto che è un'indagine, innanzitutto non è una denuncia, ripeto, se non sono la stessa cosa è un problema, se sono la stessa cosa chiedo scusa, non sono un avvocato, però ho visto il video dell'avvocato, come si chiama quell'avvocato qui, ve lo dico subito, che è un bel video dell'avvocato Francesco Catania, che ha fatto un bellissimo video sull'argomento, e ecco, cioè lui l'ha fatto, e appunto questo foglio, questa foglio di indagine dice: delitto previsto e punito dall'articolo 171 ter comma 1 lettera C legge 22 aprile 1941. Si parla ancora di regno, perché c'era il regno d'Italia, non eravamo una democrazia, quindi anche lì poi Francesco si è sbagliato, ha parlato di Costituzione, ma non c'era la Costituzione è arrivata dopo, non è un articolo della Costituzione, è un articolo antecedente alla Costituzione. Comunque sono cazzatine, però la verità è questa, facciamo chiarezza, perché, ripeto, non c'è chiarezza, c'è tanta confusione, in quanto quale titolare dell'omonima impresa individuale, e c'è il suo nome della sua ditta, attiva nella consulenza, ditta individuale, di lui, attiva nella consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica per uso non personale, a fini di lucro, ok? Pur non avendo concorso nell'illecita duplicazione o riproduzione, cioè lui non ha, stanno dicendo, lui non ha concorso direttamente nella duplicazione illecita o la riproduzione di materiale protetto da copyright, non direttamente, ma ha introdotto nel territorio, questo è quello che ha fatto, ha introdotto, lo sottolineo, ha introdotto nel territorio dello Stato, ha detenuto per la vendita o per la distribuzione, ha distribuito, posto in commercio, concesso in noleggio o comunque ceduto a qualsiasi titolo, che cosa? Le duplicazioni o riproduzioni abusive, ossia opere o parti di opere multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati, in particolare queste cose, queste riproduzioni abusive di ROMs, di giochi, le ha pubblicizzate attraverso la sua attività di content creator e i suoi canali social, YouTube, Amazon, e ecco il link Amazon di affiliazione, in particolare YouTube e le recensioni, dove comunque da YouTube si va al link Amazon, Facebook, Instagram, Telegram. Ripeto, mi hanno detto, qualcuno mi diceva che ogni tanto su Telegram si vedevano dei piccoli mercatini, non lo so ragazzi, io non c'ero dentro, però io sento quello che mi viene detto in giro. Discord e Twitch, che cosa ha promosso? Console da gioco Marco Ambernic e di altre
della stessa tipologia, anche altre marche. E questo è il problema di tutto non è la console, ma è questo, che queste console riproducono abusivamente giochi Nintendo e Sony in modo da agevolarne la commercializzazione. E questa cosa è successa in data antecedente al 7 aprile 2025. Allora mi chiedo perché hai continuato a fare video di queste consoline. E poi perché fare il video adesso? Perché far esplodere questo caso mediatico così confuso, dove tu invece nel video dici che non hai mai venduto niente, non hai mai distribuito niente, cioè ci sono tante cose. Lui dice che invece soltanto la colpa che poi non ha la colpa, adesso sono indagato, non ha una colpa, attenzione, anche lì si sta colpevolizzando, sta creando, cioè quello che si sente nelle sue parole è che lui si sente in colpa, ha detto mi sento un criminale, ma questi stanno indagando, non ti hanno detto che è certo. Questa cosa non è la certezza, noi non lo sappiamo se lui queste cose le ha fatte davvero, lo sa solo lui. Lo sa solo lui e chi c'era dentro. Cioè, chi ha visto, magari qualcuno... Cioè, io delle cose le ho sentite, ma questo è quello per cui lui è indagato, non è la verità effettiva, non è quello che lui ha per forza fatto. Ma lui è indagato per aver venduto queste cose, consoline promosse attraverso i suoi canali social che contengono software protetto da copyright per agevolarne la commercializzazione. E questa cosa è arrivata ad aprile, ma lui ha continuato a fare queste recensionine di console, nessuno gli ha oscurato il video, infatti non capisco, gliel'avrebbero già oscurato, no? Lui dice, mi potrebbero buttare giù il canale. Ripeto, l'avrebbe già fatto YouTube, non c'è bisogno di finanzieri. Però, come mai non è successo fino adesso? È successo ad aprile questa cosa, fino adesso è continuato a parlarne. C'è qualcosa che non quadra, ragazzi, c'è qualcosa che non quadra. Ma poi, ecco, questo era il foglio, questa era la cosa. E l'abbiamo vista. Adesso vi faccio vedere quest'altra foto. Sul canale, parlando degli altri social suoi, Facebook, pagina Facebook OneSwearNet, 15 novembre 2024. Ripeto, io non sono un detective, io do ragione, cioè vorrei che lui avesse ragione, spero che lui abbia ragione, che non succeda niente, perché è una cosa che ferirebbe tutto il panorama, la community, è una roba pesante che non si augura a nessuno. Però io sto analizzando le cose, perché lui ha fatto un video, ha fatto esplodere un caso mediatico, ha centrato tutta l'attenzione su di sé, e allora è giusto che uno rifletta. Io ho guardato tutti i video di tutti quelli che hanno fatto su di lui, ho visto delle cose che secondo me non quadravano, anche nel suo video, soprattutto nel suo video, che dopo le dirò ancora meglio, e vengono fuori queste cose su cui uno va a vedere i suoi social, ma senza essere detective, è tutta roba pubblica. OneSwearNet, pagina Facebook, 15 novembre 2024, scrive: quasi mi dimenticavo di una cosa importantissima. Non abbiamo ancora celebrato il nostro vincitore del giveaway offerto gentilmente da MatchD per la 3MUI Smart Pro con Cross Mix. Qui sta dicendo che c'è stato un vincitore di un concorso, di un giveaway, che è stato offerto gratuitamente, gentilmente, da MatchD, che è questa produttrice di questa consolina. Questa consolina contiene già le ROM, se voi andate a vedere. E l'ha vinto questo Giuseppe. Il problema è che questa cosa è stata regalata, appunto, ma come dice lui, è stata offerta gentilmente a lui da Matchd. Cioè Matchd te l'ha regalata, ma come ho detto prima, il problema è che ci si autoinganna, uno in buona fede si autoinganna e dice non ho mai, come diceva lui, dice nel video, io non ho mai ricevuto compenso diretto per queste consoline, non sono mai stato pagato per recensirle. Ma se tu la ricevi in regalo è già un pagamento, è quello il problema. Cioè, tu hai avuto una consolina gratis, poi tu fai un giveaway, è un altro discorso, ma non c'entra. È comunque un regalare. Tu crei una commercializzazione, non so come dire. È comunque introito, è comunque, come ho detto prima, lucro. È lucro, perché tu hai qualcosa gratis. È quello il problema. Perché tu fai il nome, ha fatto il nome, offerto gentilmente da Matchd. Se tu, perché quella ditta lì te la regala, ma ti chiede di dire il nome. Poi magari ci ha fatto anche la recensione. Ecco, e questo è il problema. Poi in questi giveaway non so come funzionavano, ragazzi, io non lo so, ma non so se ci volevano delle donazioni per partecipare al giveaway. Non lo so, ragazzi. Comunque lo sa lui, io non lo so. Però questo è il dato, questo è quello che appare, ok? Queste sono cose pubbliche. Questo l'abbiamo detto anche questo. È un'altra cosa che abbiamo detto, ok? Adesso concentriamoci un attimo sul suo video, perché non voglio fare il video troppo lungo. Allora, il problema di quel video lì, che a me non è piaciuto, ripeto, è stato fatto mesi dopo l'indagine.
Che poi ripeto, lui si sente, continua a dire di essere denunciato, ma è indagato, non è denunciato. Quello che viene detto in quel foglio non è certo, è quello che si suppone che stanno verificando che lui abbia fatto meno. Che poi come ha detto l'avvocato nel suo video Francesco Latagna, l'80% e passa di queste indagini vanno in nulla. Quindi io mi auguro con tutto il cuore che Francesco esca pulito, One Swear Nerd, da questa cosa, senza nulla, senza nessuna conseguenza, che ne trarrebbe beneficio tutto il panorama del retro gaming. Perché ripeto, cioè comunque sono dalla sua parte, però devo essere oggettivo, non è che posso essere dalla sua parte in maniera stupida e così per partito preso. Devo analizzare le cose, e in quel video lì, allora, non torna il fatto che lui l'ha fatto così tardi rispetto alla denuncia, quella che lui chiama denuncia. Secondo me non doveva proprio farlo. Lo ha fatto, ha creato sto polverone mediatico. L'ha fatto in un momento dove niente è chiaro, tutto confuso. Il foglio dice una cosa, lui dice altre. Non si capisce niente, come se per fare apposta confusione. E si è creato un polverone assurdo. Tutti ne parlano, articoli, youtuber. Ognuno ha detto la sua, un casino assurdo. Fatto sta che nella confusione, nell'ignoranza della situazione, che neanche lui forse conosce fino in fondo, perché appunto è agli inizi e ci vogliono anni, si è creato il terrore. Tutti i creator hanno tolto tutti i video di queste consoline e recensioni, che poi ripeto non sono le consoline, è se tu le promuovi con quelle ROM, se tu fai vedere che dovete comprarle con quelle ROM, cioè io vi consiglio di comprare con quelle ROM, oppure prendi una percentuale per averle sponsorizzate con le ROM dentro, oppure metti un link di affiliazione dove ci sia le ROM dentro. È quello il problema. Se la consolina invece non avesse le ROM, però è tutto qui il discorso, anche nell'eventualità che lui abbia venduto su Telegram qua e là le cose, le consoline, è tutto lì. La questione sta soltanto nel fatto che siano state vendute o regalate, date in giveaway, comunque con un processo comunque di convenienza, con o senza ste ROM, perché se con le ROM è un casino, se senza ROM allora non è un problema, ma è lì il problema, ok? È lì, non l'hardware, è il software, ancora per l'ennesima volta. La legge dice quello, che non è una legge della Costituzione ma è antecedente. Però dicevo, secondo me non doveva farlo adesso. E comunque è strano perché, ripeto, è tardi rispetto di mesi rispetto a quando è stato indagato, ma è anche troppo presto per avere le cose chiare, quindi è una confusione assurda. Infatti si è creato il terrore, tutti paura, tutti a divagare, complotti, casini. Adesso ne hanno punito uno per spaventare 100.000, cioè perché devono prenderne uno il più debole, tutti sti complotti dove lo Stato è cattivo malvagio. Ragazzi, sì, non è che è un santo, però cioè questa esagerazione a difesa del martire, che lui è stato l'agnello sacrificale di questa cosa e adesso bisogna difenderlo a tutti i costi. Si difende se ha ragione, se ha torto ha torto. Questa è la verità. Nonostante me sia simpatico, lo seguo, lo sostengo, mi piace tanto quello che fa, perché sul canale non fa solo quello, fa anche tante altre cose belle, storie, delle cose. Però se ha sbagliato. Me l'ha detto anche lui, eh. Soltanto che non ha detto nel video, non ha parlato di queste cose, ma dice che dice che si è limitato a recensire e basta. E secondo me non è vero. Cioè, non è vero, non è secondo me. Se tu guardi questi dati che vi ho fatto vedere, il link di affiliazione Amazon, guardi questa cosa di Facebook, queste cose, vengono fuori queste, almeno queste due cose sono oggettive. Almeno queste due. Poi tutto il resto è tutta speculazione, non si sa se lui in Telegram quel che ha venduto, non si sa niente, ragazzi. Neanche il giveaway, però quello è oggettivo. C'è un link, ci sono i link di affiliazione. Quello è oggettivo. Purtroppo è oggettivo. Mi dispiace dirlo, ma è così. E c'è scritto con le ROM precaricate. Allora, poi il problema, ripeto, è tutto questo video che ha fatto è stato tutto montato un po' a regola d'arte per impietosire, per muovere una maniera un po' romantizzata. Come vittima mi hanno denunciato, che ripeto, si è indagato. La maglietta degli 883, perché quando lui parla delle cose della sua vita che lo toccano mette quella maglietta. Cioè è tutto, non è un video oggettivo, è un video un po' di cioè, e ci sta perché devi difendersi, è umano l'istinto di autoconservazione, però non è un video oggettivo. Cioè c'è una modalità di il problema è il modo di comunicazione, non tanto il contenuto, ma il modo di comunicazione. Il contenuto ci sta che si difenda, ma il modo in cui lo fa.
questa maglietta 8-3. Poi sta parlando di una cosa, il gatto prende il gatto per attirare l'attenzione e dice: no, dovete sapere, io ho scoperto che i gatti sentono molto gli stati d'animo dei padroni. Come per dire, io sto soffrendo, quindi anche lui. Per dare una specie di empatia animale, che il gatto è il classico animale coccoloso che fa tenerezza. Mi dispiace dirlo, un po' per dare l'idea che vuole manipolare chi guarda a impietosirsi. Perché questa cosa lui l'ha fatta. Secondo me è una strategia, è tutto montato un po' a regola d'arte. Mi sembra di vedere un po' il video della Ferragni col Pandoro, vestita così in quella modo col cappotto grigio, che chiede scusa. Oppure mi viene in mente, per chi l'ha visto, il video della Sabri Gamer di anni fa, dove doveva giustificarsi per aver lasciato Sasha, Anima, quella roba lì, e dove era tutto montato a regola d'arte, dove lei diceva, perché uno deve fare quello che si sente. Era tutto montato apposta per autogiustificarsi e togliersi e deresponsabilizzarsi. Ma ripeto, io non ce l'ho con lui, però mi dà quell'idea lì. Mi dà quell'idea lì. Poi, ripeto, cioè, ripeto, i finanzieri non si muovono a caso. Secondo me fa tutto parte di quell'operazione che abbiamo visto all'inizio, il Coin Up 80. Cioè, entra in quell'atmosfera lì, perché non lo so se si possono muovere su segnalazioni di qualcuno che magari ha ricevuto sta console eventualmente e può dirlo. Però secondo me rientra in quel panorama lì. Ok? Rientra in quel panorama lì, visto che adesso stanno facendo quelle indagini. Ecco, questa è un'altra cosa che volevo dire. Poi cosa che volevo dire di lui? Anche la cosa del cellulare, che lui ci lavora, mi hanno tolto il cellulare per me, cioè è troppo sottolineata questa cosa. Il cellulare non te lo tolgono a caso, se te lo tolgono vuol dire che devono guardare delle chat, delle cose, insomma, quello che tu hai fatto in quei social, cioè evidentemente c'è qualcosa che non quadra in quel discorso lì, cioè hanno ricevuto cioè è difficile che cioè la Guardia di Finanza non si muove a vuoto, si muove perché ha qualcosa di fondato sotto. Perché sarebbe un costo spropositato, altrimenti andrebbero da chiunque ha un minimo di sospetto e perderebbero soldi e tempo e sarebbe un problema. Invece, se si sono mossi addirittura in 6 da due posti diversi, vuol dire che ci sarà qualcosa di oggettivo che è stato segnalato. Se poi ti prendono anche il cellulare per mesi, vuol dire che era una cosa un po' elaborata, cioè un po' densa, diciamo. Secondo me. Poi, sequestrate 30 console, parla di 30 consoline. Domanda, queste consoline, mi chiedo, io mi auguro che non abbiano avuto l'SD con i giochi dentro. Ma chi lo sa? Non lo saprà nessuno. Tutte cose che non sono state chiarite in quel video lì. È tutta una grande confusione. Poi posso dire una cosa. Va bene che sei in difficoltà, va bene che, ripeto, ognuno ha l'istinto di autoconservazione, però ho trovato veramente... Cioè, fare questo polverone mediatico, muovere a pietà e tutto. Vabbè, uno può muovere a pietà quando la situazione è chiara, ma quando la situazione è così confusa, ambigua, ci sono delle cose che non tornano. Ripeto, poi, che per mesi hai fatto comunque recensioni sulle consoline nonostante avevi l'indagine. Non si è chiarito nulla, c'è una gran confusione. Fare il crowdfunding per raccogliere dei soldi, l'ho trovato un po'... Mi dispiace dirlo, un po' viscido. L'ho trovato un po' viscido. Perché la situazione non è chiara e sembra che ci si sguazzi dentro al fatto che non sia chiara. Purtroppo. Purtroppo. Ma secondo me questo sguazzarsi dentro in realtà può mettere in difficoltà. Perché lui sta raccogliendo dei soldi per difendersi da qualcosa che, se lui è a posto e pulito, va bene tutto. Ma se non lo è un ennesimo giro di soldi. Capito il discorso? Questo è quello che penso. Io sto parlando sinceramente, non voglio attirarmi l'odio di nessuno, io sto cercando di parlare. Cioè, di dire oggettivamente le cose. Poi, cioè, è questo il discorso. Poi, è questo. Come ho detto prima, lo risottolineo ancora una volta, se dovesse venire fuori che quelle consoline contenenti le ROMs gliele regalavano le ditte produttrici per sponsorizzarle o farne recensioni, nominando tale ditte dentro la recensione stessa, in ogni caso si tratta comunque di recensioni sotto compenso, come contratto di collaborazione, anche occasionale,
dove il compenso è la console, consiste nella console, nell'oggetto stesso. È facile cascarsi nel fatto poi di credere che in realtà non siano mica stati pagati, quindi autoingannarsi. Il problema è quello. Perché se la macchina te la forniscono gratis, poi tu ci fai il giveaway, come si è visto su Facebook, in quella foto che vi ho fatto vedere, è comunque un autopagamento. Il problema è questo qua. Il problema è questo qua. Ma poi non capisco perché, e ve lo faccio vedere, queste, cioè, le recensioni di queste consoline sono ancora online sul canale, non le ha neanche tolte, non le ha neanche oscurate, guarda, sono qua. 11 giorni fa. Cioè, come avevo detto, ad aprile c'è sta cosa, però lui, cioè, sono ancora tutte qua. Tutte. Tutte. Petrol Pocket, tutte qua. Sono tutte qua e non le ha ancora tolte, sono ancora qui. E lui sottolineava tanto questo fatto, adesso mi chiuderanno il canale, ma almeno togli, non lo so, boh, nascondi, non lo so. Non lo so, poi deve sentire un avvocato, perché magari l'avvocato ha detto di non farlo, eh. Però mi fa tanto strano. Sono tutte qua, non sono mai state oscurate in questi mesi. C'è tante cose strane, ripeto, c'è tanta roba strana, ecco. Però ripeto, il modo che mi dà dubbi e che mi dà un po' fastidio è il modo così plateale, teatrale, tutto studiato di quel video in cui è stata raccontata la cosa. Cioè, io lo dico ancora una volta, voglio tanto essere dalla sua parte, difenderlo, schierarmi con lui, perché sono anch'io un creator di questo settore, eccetera. Però, vedendo così tante cose che non tornano, io non posso a priori fidarmi di lui ciecamente, perché devo utilizzare, ma devo, come diceva Kant, devo continuare a perseverare, ad avere il coraggio di usare e servirmi della mia intelligenza e senso critico. Coscienza critica, di analizzare le cose oggettivamente. Poi mi sono confrontato con altri del settore in privato e queste sono le cose che vengono fuori. Ma sono cose che senza essere detective si possono andare a vedere, si fa 2 più 2. Però ripeto, ci sono delle cose oggettive che vi ho fatto vedere, che sono incontestabili purtroppo, guardando quel foglio lì. Cioè, quello che dice il foglio, ci sono quelle cose lì. I link di affiliazione Amazon con quelli lì ci sono. Ci sono invece delle cose che sono soltanto supposizioni. Canale Telegram, vendita, rivendita, quella è tutta roba che se uno c'era dentro se le ricorda, le ha viste, c'ha degli screen, lo sa. Se no, no. Lo sa lui. Poi le recensioni delle console, adesso io non ho neanche guardato, ma chi segue lui, sotto le console c'erano link di acquisto che mandavano la consolina con già le ROM dentro? Non importa, ripeto, che se ne parli bene o male, però se ne parla, cita la marca, magari l'ha anche ricevuta in regalo, e poi, quindi il compenso sarebbe la console in regalo, lo ripeto ancora una volta, la retribuzione, il lucro è quello, e poi dopo prende anche una percentuale perché viene comprata la link di affiliazione e c'ha già le ROM dentro, ecco che il casino è fatto. Questo è quello che pensa, questa è la verità, ragazzi. Questo è quello per cui è indagato. Poi dopo che l'abbia fatto meno tutte queste cose, soprattutto quelle sotto banco, è un altro discorso, ma alcune ci sono oggettivamente ci sono oggettivamente come dati reali, purtroppo, li abbiamo visti. Comunque a me dispiace un casino perché comunque vada, bene o male, sarà un duro colpo, cioè se va male sarà un duro colpo per la community dell'emulazione del retro gaming. Quindi io mi auguro, poi voglio bene a lui e a tutti, però mi auguro che vada bene. Se non va bene saranno problemi perché sai quanta gente tirano... Cioè siamo tutti a rischio, eh. Però anche qui non posso stare zitto perché sapete, io sono il demiurgo e devo dire un po' le cose senza peli sulla lingua. Non posso star zitto di fronte appunto a questa un po' questa ipocrisia montata di questo caso mediatico un po' fatto a regola d'arte. Ripeto, il crowdfunding non mi è piaciuta come cosa. Perché sembra che sia tutto un giro per invogliare, cioè il video montato a regola d'arte sembra per invogliare le persone a muoversi a pietà per poi sostenere dando dei soldi ulteriori a questa cosa. Che se lui non ha fatto niente, allora fa benissimo, perché è vittima di un abuso di potere. Anche se in realtà è soltanto un'indagine, l'ha detto benissimo l'avvocato. Faccio vedere il video. L'avvocato, lui l'ha detto benissimo
che è soltanto un'indagine che potrebbe risolversi in un nulla di fatto, ma lui ha calcato nel suo video Once Were Red, ha calcato così tanto la mano sul fatto di essere stato denunciato, di sentirsi un criminale, che poi anche lì ha detto, no? Ha sottolineato il fatto che magari è vero, però l'ha sottolineato tanto come modo di comunicazione, è un po' voluto a regola d'arte, di dire sono venuti in 4 poi a casa di mia madre perché io non avevo messo il codice, la sede aziendale lì, me l'ho messo anche a casa di mia madre, e uno addirittura è salito in macchina con me perché potevo scappare, pensava che potessi scappare, cioè è un po' per vittimizzare, che poi ripeto è vero, è vero, sicuramente è vera sta cosa, ma detto in quel modo lì non era il caso, perché tu ti stai facendo passare come il povero creator piccolo medio che è vittima di un abuso di potere, quando in realtà lui, l'avvocato, lo dice che non è ancora successo nulla, è un'indagine, devono verificare che tu sia colpevole, però l'indagine sta cercando di capire se tu sei colpevole per quello che abbiamo visto prima in quel foglio, ok? Quello cose. Io ho visto delle cose, le ho fatte vedere in video che ci sono, saranno le autorità competenti a capire se. Però ripeto, le autorità competenti non si muovono a caso, si muovono se hanno la certezza di portare a casa qualcosa, di solito. Non possono andare a vuoto. Non avrebbe senso che si muovono se i finanzieri dall'altra parte d'Italia. Vuol dire che dei dati oggettivi ci sono. Purtroppo questo è quello che penso. Cioè, è quello che normalmente succede. Però rischia. Cioè, potrebbe, lui ha detto il 90% delle volte, 80% si risolve in nulla di fatto. Ma è un'indagine, invece. Qui viene fatto vedere come, cioè tutti, anche i creator grossi, a me viene in mente Dr. Game, ha fatto tutto anche lui questo mega post, ma tutti in generale, però mi viene in mente Dr. Game in particolare perché è lui, cioè è emblematico perché aveva il canale anche lui pieno di queste consoline, di queste recensioni di consoline, ha tirato via tutto, ha svuotato il canale che era anni che si occupava di quello. Tra l'altro posso dire una cosa, mi fa anche ridere perché tutti si ricordano, e ci sono anche i commenti a dimostrazione, che in un video non di tantissimo tempo fa, di qualche mese fa, riguardo una consolina, Dr. Game la iniziava dicendo perché c'è qualcuno che una volta era nerd adesso non lo è più, che diceva di alcuni che dicono di essere una volta nerd, se lo prendeva anche in giro tempo fa. Adesso invece tutto mosso a pietà, caro Once, mi dispiace, sono con te. Cioè, mi fa un po' ridere ste cose, però ci sono i commenti. Adesso il video non c'è più perché è stato tirato via, io mi ricordo che c'era. E nei commenti lo testimoniano, perché sotto questo video, se noi andiamo a vedere i commenti, c'è scritto. Se noi andiamo a vedere sotto questo video, io lo dico per correttezza, ragazzi. Lui parla e poi a un certo punto... ma dai su che il tuo canale è 90% recensioni di console, sei inmastrato alle retro console. Infatti scusate, okay, si era infastidito. Scritto qua, che io me lo ricordo, insomma qualcuno seguiva il canale lo sa di Dr. Game. Sì, infatti si era pure infastidito quando Once è diventato più bravo di lui. È vero, io me lo ricordo. Allora non mi ero accorto solo io delle frecciatine che tirava Once nei suoi video. C'è stato un battibecco senza fare nomi da entrambi, un anno fa credo, ed era evidente come Dr. Game fosse infastidito da uno molto bravo. Infatti mi ricordo il video di una consolina, non mi ricordo, una Bernic, non lo so, che c'era nel canale di Dr. Game, che lui iniziava dicendo adesso c'è gente che diceva che una volta era nerd, che è più brava di me, insomma lo vedevi un po' adesso mi fa ridere che fa sta cosa, questo mega post, siamo vicini a te, ho tolto tutte le consoline, poi dice però questo dice giustamente che lui non ha un'attività, un hobby, però sono delle ipocrisie brutte, cioè è un caso mediatico secondo me ipocrita che non dice la verità, che sta facendo un sacco di visualizzazioni, che ha creato terrore, confusione, disinformazione mediatica, tra l'altro con anche una raccolta fondi su delle cose non chiare, perché la Guardia di Finanza dice una cosa, lui è indagato per una cosa, ma lui dice che in realtà la colpa sua, la chiama colpa, che in realtà è solo un'indagine, è per altro, dell'essersi limitato a fare recensioni di console e basta su YouTube. In realtà c'è altro, c'è il link d'affiliazione, c'è almeno quello, c'è, poi c'è anche il giveaway, sicuramente ve l'ho fatto vedere, e poi ci sono queste cose sotto banco che andranno verificate, ma è solo un'indagine, ok? Il problema è questo. Comunque vi consiglio questo video di
dell'avvocato Francesco Catania, che è un bel video spiegato bene, che chiarisce molto la questione, è molto oggettivo, secondo me, super partes, ve lo consiglio. Però veramente per questa ipocrisia che tutti indignati, questa denuncia è inconcepibile, poi non so, cioè ne sono usciti un casino, tutti contro i poteri forti, i classici poteri forti, lo stato cattivo che ha punito lui, povero agnellino, per punire 100, come se fossimo ancora, cioè è esagerato. Perché tutti hanno capito, denunciato, sono rischio tutto, ma è solo un'indagine adesso. Se tu non hai fatto niente di sbagliato, non rischi niente. Ti difenderai senza problemi, ma il problema è che secondo me ci sono delle cose che non quadrano. Poi io mi auguro che non sia così. Ripeto per la 100ª volta. Questo è il discorso che ripeto per la 100ª volta. Comunque la situazione di questo evento è chiara, quello che lui ha detto probabilmente è successo davvero, sono sicuro che sia successo davvero. È la comunicazione, il modo di comunicazione suo in quel video e di tutto quello che si è creato intorno degli altri youtuber che non quadra e che secondo me non è la verità, cioè è fuorviante il modo di comunicazione, non aiuta a capire la verità. Tutti parlano così senza un minimo informarsi, secondo me. E poi c'è questa ipocrisia generale su questa cosa. Adesso tutti a favore di lui, c'è gente che lo odiava o che non lo sopportava, adesso tutti vicini, perché nei momenti di difficoltà si fa così. Poi non credo che sapremo mai chi è che ha mandato questa accusa, questa indagine. Non credo che lo sapremo mai perché c'è la protezione della privacy. Non credo che sia stato né Nintendo né Sony. Ha mandato magari un PR della finanza. Comunque è un'indagine, come ho detto prima, che sta facendo a tappeto. Probabilmente fa parte di quell'operazione lì. Coinop. Potrebbe essere. È un collegamento che ho provato a fare io. Non si sa. Però, ripeto, io spero che da questa situazione ne esca tutto bene. Soprattutto per lui, perché è una bruttissima cosa comunque. Che non auguro a nessuno sta situazione. Perché comunque se finisce male ci rimetteremo tutti, in un modo o nell'altro, più o meno tutti ci rimettiamo. Tutta la nicchia di appassionati si rimette. Quindi io comunque sono vicino, ma non posso sostenerlo a priori. Se uno sbaglia, sbaglia, se uno no. Cioè, se no, no. Se no va bene, allora, se invece è un abuso di potere, allora è giustissimo difendere. Però bisogna rimanere un po' super partes, perché tu sei tutto confuso. E non vorrei che col fatto, con la scusa che sia tutto confuso, che il fatto che adesso sia tutto confuso, parlarne adesso sia tutta una strategia per muovere, lo ripeto, per manipolare l'opinione pubblica e accentrare le attenzioni su di sé e farsi proclamare vittima. Io sono oggettivo, non sono stronzo, io sono oggettivo, sto cercando di essere oggettivo, ma non solo io, anche qualcun altro ho sentito esserlo, anche altri. Magari non così tanto in vista, come io non sono in vista, ripeto a piccolo, però questo è quello che penso. Secondo me è un'indagine su larga scala, perché comunque di consoline cinesi, dei venditori cinesi ne stanno buttando giù parecchi, e in mezzo a questi rivenditori c'è finito in mezzo anche lui, in modo generale. Non perché qualcuno si vuole accanire contro di lui in particolare, secondo me. Non penso che possa essere un hater, non credo che sia possibile anche a livello fattuale. Poi purtroppo io mi ricordo una cosa, io parlo per me, se mi ricordo male correggetemi, io mi ricordo che nelle sue guide, Answer Nerd, nel suo blog, quando c'erano guide delle modifiche delle console, molto spesso metteva i link, non so, insomma quando c'era da modificare una console, anche non queste cinesi, ma altre console, non dico quali, c'erano i link dove scaricare i BIOS, queste cose qua che comunque sono protette da copyright. C'era il pack BIOS, quello quell'altro. Erano guide di modifica dove c'era quella roba lì. Che, ripeto, facciamo un po' tutti queste cose. Cioè, sono tantissimi a fare queste cose. Ma la differenza sostanziale è che qui si parla di compravendita. Cioè, vendita. Cioè, è questo il problema, capito? È proprio questo il problema. Quindi cambia un po' tutto. Vendita di materiale protetto dal copyright, cioè che contiene queste ROMs. Comunque, da quanto so, e ripeto, da quanto so, la legge italiana sul copyright, cioè per quanto riguarda la pirateria, se le ROMs sono uso personale, non fa tanto problema. Il problema è se le distribuisci. Cioè, chi le distribuisce va nei casini. Non se tu le usi sul tuo sistema di emulazione a uso personale, però ovviamente devi avere le copie fisiche.
ma sicuramente il problema si aggrava quando le distribuisci, non se le usi per tuo uso personale. Poi sempre mettendo, cioè alzando le mani perché non sono un legale, io sapevo anche che se uno guarda, usufruisce di qualcosa piratato in privato, che sia un film o un videogioco, in privato per uso personale, c'è sempre la buona fede come scusante. Cioè dicevi io sono ignorante, non ne so niente, non sapevo fosse illegale. Se tu lo fai per uso personale tuo, ma se tu divulghi, distribuisci, è tutta un'altra cosa. È tutto un altro paio di maniche. Lì arrivano i casini. L'utente o consumatore si può sempre un po', tra virgolette, proteggere appunto sulla buona fede nel non sapere, ma chi divulga lo sta facendo consapevolmente. È quella la differenza. A quanto so, però se non è così, correggetemi, non c'è nessun problema. Perché è molto... Allora, non è legale neanche in realtà, ripeto, se tu non hai la copia originale, giocarci a casa, usufruirne a casa per tuo uso privato. Ma c'è sempre un po' una scappatoia al momento. Ma quando uno sponsorizza, pubblicizza materiale, roba che contiene software protetto da copyright, o lo divulga consapevolmente, perché la divulgazione purtroppo è consapevole per la legge e c'è una speculazione economica dietro, un ritorno di qualche tipo, questo è il problema. Cioè, il problema è questo qua. Soprattutto quando, come pregi di questa macchina, si sottolinea il fatto... Perché allora, cioè, se tu in una recensione metti come pregio della macchina, della console, a parte le sue caratteristiche, poi magari dici che la console fa schifo, ma ci metti come pregio, ma la potete comprare con già migliaia di giochi dentro, cioè lo metti come caratteristica intrinseca della macchina e tu fai una recensione di quel tipo lì, non va bene, perché tu stai invogliando chi ti segue, i tuoi follower, la tua community, a comprare o a detestare, ma comunque il meccanismo è ambiguo perché ci sono delle cose schifose che la gente proprio perché fanno schifo le compra. Attenzione. Cioè, molto spesso fai una recensione di merda di qualcosa, ne parli male perché è così trash che la gente la compra. Ma se tu in quelle... Quindi non c'entra parlarne bene o male, c'entra il parlarne, c'entra il divulgare, ok? E se tu nelle caratteristiche della macchina ci dici, ma vuoi mettere, la puoi comprare, lei arriva già con tutti sti giochi, ne parli su YouTube, lo metti come pregio, è una zona molto delicata. Poi ovviamente fa differenza che tu abbia una partita IVA o meno, che lo faccia come, cioè se sei dietro una speculazione, però, ma ripeto, se tu l'hai ricevuta in regalo, è già una speculazione, è già un lucro, perché tu hai ricevuto la macchina in regalo, ti hanno detto parlane, di il nome, parlane bene o male, non importa. Io la console te la lascio gratis. È già un lucro. Perché tu, youtuber, hai il lucro di quella console che la ricevi gratis. Poi puoi parlarne male, insultarlo, no. Ma se poi nella recensione vai anche a dire, cioè, o comunque dal link si vede, o ne parli, dici, ma c'ha tutti sti giochi. È un problema. E non so quanto cambia il fatto di aver partita IVA o meno, di essere hobby o meno, hobbista o meno. Vi voglio fare un esempio. Un esempio che ho ritenuto ancora ipocrita, purtroppo. Purtroppo l'ho ritenuto ancora ipocrita. È un esempio ipocrita. Perché... Perché c'è chi dice che non ha mai fatto cose, poi in realtà le ha fatte. Ripeto, non bisognerebbe mai mettere tra i pregi della macchina, della console, dell'hardware su cui si fa una recensione, il fatto che essa sia già fornita di tanti giochi, perché non va bene. Poi ripeto che un hobbista ha la partita IVA, quello che vuole, alla partita IVA è molto peggio, però anche se sei hobbista, se questa console l'hai ricevuta in regalo, se dovesse venire fuori, non si sa, ma se uno l'ha ricevuta in regalo, lo sai solo te in privato, e ti è venuto detto dalla ditta, fammi la recensione, brutta o bella che sia, però mi devi dire il nome, e io te la do gratis, è già un lucro, è già una fine di lucro tuo personale, perché è la macchina gratis. Purtroppo questo è un esempio di recensione sbagliata. Faccio un esempio, questo qua. Sentiamo e vediamo. Questa Project X.
Ma è una cagata come ti sto dicendo dall'inizio. Dai zio, butta sta roba e lasciami giocare a The Day Before. No, un aspetto positivo c'è. Stai ad ascoltare. Non ci credo. Si dà il caso che Project X sia letteralmente infarcita, strabocchevolmente ricolma, indecentemente riempita come un uovo di centinaia e centinaia e centinaia di ROMs. Interi ROM set con tutto il meglio, ma soprattutto il peggio, delle soft tech e dei sistemi inclusi. Ci hanno ficcato dentro anche robe marce come i Super Mario per Mega Drive e le hack che ricreano Sonic sul NES o sullo SNES, come ad esempio l'agghiacciante Somari. No, realmente i counter dei giochi inclusi a volte hanno dell'imbarazzante. Tremo al solo pensiero di che diamine abbiano caricato per avere oltre 13.000 giochi NES a disposizione. Però a dirla tutta sto counter mi sembra un po' farlocco. Nella Cioè, io quello che voglio dire è che bisogna stare molto attenti a fare una recensione, in ogni caso, qualunque sia la tua situazione, hobbista, non hobbista, bisogna stare attentissimi a fare una recensione di un prodotto, che poi, ripeto, la differenza sta nel fatto che tu metti il link d'affiliazione o meno. Ma poi a livello privato bisognerebbe sapere se tu questo prodotto l'hai ricevuto gratis dalla ditta per fare una recensione e il tuo lucro è che è la macchina gratis, perché questo è lucro comunque. E mettere nei pregi della macchina, farla vedere, esaltare il fatto che lei arriva già fornita, infarcita di migliaia di ROM, non è una cosa legale. Se in generale, ma è più grave se questa macchina, questa console ti è stata regalata per farci una recensione, perché è un lucro tuo personale. Poi la verità chissà qual è, però un esempio di cose da non fare, a priori. Spero che il dottor Gay non ce l'abbia male con me, però io devo analizzare i fatti. Questo è quello che penso. Poi, chiarendo ancora, a livello legale io so, ripeto, non sono un esperto, che tu da utente, da consumatore, se stai usufruendo della pirateria, allora stai usufruendo di contraffazione. E quindi in realtà sei una vittima. Tu che ne usufruisci. Ma chi distribuisce, divulga, invece è colui che incentiva la contraffazione, quindi è colui che fa vittime. È quella la differenza. Da quanti io so. Se non è così, correggetemi. Poi chiariamo questa cosa per l'ennesima volta. L'emulazione in sé non è illegale, non è l'emulatore che è illegale, così come non lo è, come non lo è l'hardware. Però se voi i BIOS sono parte di software. Quindi i BIOS, cioè emulare è legale soltanto se tu dumpi dalla tua console, se lo richiede l'emulazione, i BIOS della tua macchina, non li scarichi da online di un'altra. Cioè io ho una Switch o quel che ho, qualsiasi macchina, ci vuole BIOS PS1, in teoria non è legale. Io ho la PS1, vabbè dai, invece di dumparlo da lì, da tirarlo giù dalla mia macchina, lo scarico da lì. Eh no, dovresti farlo di quella macchina. E poi dici, io ho la copia fisica di, non so, Super Mario Bros. 3 del NES. Allora io ho la cartuccia, faccio vedere, posso scaricarlo da internet e usare quella ROM scaricata lì. No, perché dovresti proprio usare quella specifica ROM della tua cartuccia, estrarla, dumparla, cioè, e metterla nell'emulatore. Solo così sarebbe effettivamente legale, ma voi capite che questa cosa non è alla portata per niente dell'utente medio. È un casino. Ma poi oggi è un casino ancora di più, perché uno dice, io ho il diritto se ho la copia fisica. Il problema è che oggi con Switch 2, per dirne una, è tutto cambiato, perché tu adesso non possiedi neanche più la copia fisica, tu hai la licenza, hai a noleggio la licenza di quel gioco. Perché tu compri la schedina, la cartuccina della Switch 2, per dire, non c'è neanche più sopra il gioco, tu c'hai la licenza a noleggio. Non c'è neanche fisicamente il gioco sopra. È solo un codice che poi tu devi mettere nella macchina e lei ti scarica il gioco, ma tu non hai il gioco. A parte che il gioco non è nostro comunque. Cioè tu puoi averlo fisico, ma il gioco non è tuo, il detentore dei diritti è chi l'ha fatto. Tu hai a noleggio la licenza a godere di quell'opera d'arte, a usufruirla, ma non è tuo. Neanche se ce l'hai fisico. È un casino. Però è così, letteralmente così. Questa è veramente la verità. Così.
E comunque non è, ripeto ancora, non è che se tu hai la copia fisica di un gioco allora hai il diritto di scaricarla online, no. Perché comunque pirateria. Un esempio è sempre Switch 2 che appunto c'ha il controllo dei seriali. Cioè, se uno paradossalmente modificasse una Switch, da quanto ho capito, una Switch 2, adesso non so bene la situazione, ma io ho capito questo, che se uno fa il backup della propria ROM, se potesse farlo, o se lo fa, quella ROM ha un codice collegato a un database. Io sto semplificando molto, però è così. E io metto in una switch quel gioco. Il database rileva quel codice, dà l'accesso, la ROM viene eseguita. Se io il backup di quel gioco lo metto, cioè l'originale la metto in una switch, in una console. Nell'altra console, io so che è quella switch sta cosa, poi se non è così correggetemi. Metto il backup di quella scheda specifica, quella è la mia, che è l'unica che posso fare, l'unica di cui posso fare il backup, la metto in un'altra switch, il database riconosce che c'è lo stesso codice in due sistemi diversi e quindi lo stesso gioco sta venendo eseguito, la stessa copia di gioco sta venendo eseguita su due sistemi diversi contemporaneamente, allora blocca il software, lo riconosce come illegale. Quindi è per quello, cioè questa è la concretizzazione della cosa, ma a livello pratico, reale proprio, non è che tu puoi usare la copia scaricata da online soltanto perché tu ce l'hai fisica. Dovresti proprio dampare con marchingegni appositi in base alla macchina quell'esatta ROM. Ma poi ripeto, nel caso delle ultime console, so di Switch 2, neanche così perché non puoi eseguire in contemporanea la stessa coppia identica della stessa ROM, dello stesso gioco, su due macchine diverse perché riconosce che c'è un doppione. Assurdo, però è così. Cioè, è veramente sempre più complicato. Cioè, quindi io ripeto ancora una volta: non auguro a nessuno che succedano queste cose perché sono cose pesanti. Avendo chiarito questa cosa, se è davvero come dico io, diventa veramente paradossale la situazione di chi ha l'ossessione di comprare solo roba sealed, sigillata, no? Cioè, voi immaginate uno che compra sigillato, dice, io compro sigillato così la mia copia la tengo lì pulita, intatta, e scarico la ROM da internet, tanto lo posso fare, mi gioco la ROM e mi conservo il gioco. Non lo puoi fare, perché tu dovresti dumpare quel gioco lì. Quindi cioè, è veramente assurdo, tu spendi un sacco di soldi per avere una roba sigillata, ma poi in realtà stai facendo comunque qualcosa di illegale, perché ti giochi una roba che non è il backup di quella. Cioè, ti inculi due volte. Che poi non ha senso mettere una roba lì così che non puoi neanche aprire. Cioè, sinceramente, la trovo assurdo. Se è così come dico davvero. Se non è così, correggetemi, ma in questa ottica è veramente assurdo. Che poi c'è chi può dire che il sigillato ha più valore perché si preserva il suo valore nel tempo, perché si decompone meno, ma non è così. Perché una console sigillata in una scatola, i condensatori vanno a puttana, cioè possono andare a puttana senza problemi, o anche altri componenti della macchina. Un CD può avere il disc rotto, ci sono mille cose. Allora in questo caso il sigillato viene fuori che è semplicemente una questione di mercato, cioè praticamente uno compra i sigillati soltanto per rivenderli perché valgono, ma non perché ha amore genuino per il gioco, perché non te lo vivi neanche se è sigillato, lo lasci lì così. L'unico motivo è un valore economico perché lo devi rivendere, perché non te lo puoi neanche godere. E poi non è una garanzia di conservare la cosa, perché la cosa si degrada comunque, senza che tu ne godi. Quindi è veramente paradossale. Ricordate che anche tutte le schede si dice tutto materiale soggetto a degradazione. I giochi si comprano per essere giocati. Quindi è una gran stronzata pensare di dopo 30 anni per una cartuccia e magari pensare che vada per forza tutto bene, magari manco funziona, o magari non salva la partita perché la batteria interna si è esaurita e l'acido è venuto fuori. Quindi veramente quella del sigillato è semplicemente un'operazione commerciale, di vendita, di valore di vendita. Poi chiudiamo questa parentesi, l'ultima cosa, uno può dire, ho capito, ma a te che problema dà se uno vuole vuole collezionare le robe, le cose in celofanate o sealed? È che si alzano i prezzi e tutti ci rimettono, punto.
per chi è ossessionato da sta cosa assurda di collezionare sigillato. Punto. E questa è la risposta. Basta. Per il resto, ognuno fa quello che vuole. Il problema è che ci rimettono tutti in termini di prezzi, perché i prezzi si alzano appunto per questo. È colpa dei collezionisti che i prezzi del retro gaming sono arrivati a essere così allucinanti. Sicuramente hanno una colpa, non dico che sia l'unica, ma sicuramente buona colpa c'è. Comunque, io penso di aver esaurito la questione. Purtroppo la verità la dirà solo il tempo. Io ho cercato, soprattutto nella prima parte del video, di analizzare e di soffermarmi solo sugli aspetti oggettivi e incontestabili, dati di fatto che potete trovare anche voi. Poi dopo, ovviamente, nella restante parte del video ho fatto supposizioni, cose assolutamente non certe. Tutte le volte che non ero sicuro l'ho sempre detto. Quindi io l'unica cosa che vi chiedo è rispetto per la mia opinione, che sicuramente verrà condivisa da qualcuno. Ho voluto dare un punto di vista un po' diverso, un po' più completo sulla questione, quindi spero che venga apprezzata la cosa. Vi invito a commentare, dire assolutamente la vostra. Se dovete, se siete in disaccordo con me, vi chiedo di farlo con educazione e tutto, perché vi risponderò sempre. Ovviamente se arrivate solo a offendere, io cancellerò il commento, perché non si trattano le persone così. Ci vuole sempre rispetto, senso critico e analisi, anche se si è in disaccordo, assolutamente, perché il disaccordo fa parte della democrazia e del dibattito, della verità. Il dibattito, il dialogo è la verità, per ottenere la verità, per avvicinarsi alla verità. Quindi commentate liberamente, basta che rispettate la dignità delle persone e rispettate le persone, ecco, in modo educato. Se poi il video vi è piaciuto, mettete mi piace, se non vi è piaciuto, mettete non mi piace, non c'è nessun problema. Condividetelo con chi volete o con chi ritenete che a chi possa, secondo voi, sembrare utile. Condividetelo il più possibile se l'avete trovato molto interessante e considerate l'iscrizione al canale nel caso. Ecco, se vi è fatto piacere. Poi tutto il resto uno si può abbonare, può sostenere il canale, può fare la donazione, può seguirmi su Instagram, Facebook, TikTok, di entrare nel mio Discord, insomma, quello che volete. Io vi ringrazio, alla prossima. Speriamo ancora una volta che questa situazione si risolva nel migliore dei modi e nessuno ci rimetta. Grazie, un saluto dal Demiurgo, alla prossima.